Salve a tutti, bentrovati. Allora, in questo nuovo video vedremo come fare un po' di manutenzione al motorino d'avviamento. Dovete sapere che il suo cattivo funzionamento non dipende sempre da una rottura di un suo componente, ma spesso, il più delle volte, dipende invece dallo sporco che si è accumulato nel tempo. Questo sporco ne limita il suo funzionamento o addirittura potrebbe non farlo funzionare affatto. Per cui ora andremo a fare una bella pulizia di tutti i pezzi che lo compongono. Il motorino di avviamento sulla gran parte degli scooter lo troverete in questo posto. Quindi, come avete visto, dopo aver scollegato la batteria e rimosso su questo scooter la carenatura, ecco qua in bella vista il motorino pronto per essere rimosso. La prima cosa da fare è rimuovere tutto ciò che ci impedisce di lavorare bene. Per esempio, nel mio caso, estraggo questo spinotto che mi dà fastidio. Ora rimuovo il cavo positivo usando una chiave da 10. E adesso scolleghiamo anche quello negativo. Ora rimuovo il primo perno che lo tiene fissato al motore. Ecco, questo è il primo perno. Questo è evidenziato con la freccia gialla. Per questo scopo userò una chiave a bussola da 8. Ora rimuovo anche il secondo perno. Ecco, vi ho messo la freccia gialla. Svitato i perni, userò una calamita per estrarli senza farli cadere. Il motorino è libero e adesso posso anche toglierlo. Prima di aprirlo vi consiglio fortemente di mettere dei riferimenti per essere sicuri di rimontare tutto come era prima. Per questo scopo utilizzeremo un pennarello indelebile. Bene, fatto questo, ora possiamo smontarlo. Per rimuovere questi due perni, eccoli qua, userò una chiave a bussola da 7. Probabilmente sul vostro scooter la chiave sarà di misura diversa. Una volta rimosso i due perni, possiamo staccare anche i pezzi. Fate attenzione che dobbiamo applicare una leggera forza perché il campo magnetico dello statore oppone un po' di resistenza. In questo pezzo troveremo le spazzole, ecco proprio qua, quindi andiamo a rimuoverle per vedere se è il caso di cambiarle. Per farlo dobbiamo rimuovere questa piastra che è fissata soltanto con due viti. Ecco, questa è la piastra portaspazzole e guardate all'interno quanto sporco e quanto grasso si è accumulato nel tempo. Bene, ora procediamo oltre e quindi vado a rimuovere la spazzola del polo positivo.
Non vi preoccupate che quello che sto facendo è molto semplice. Io comunque al vostro posto mi farei delle foto per ricordarmi un pochettino quello che ho smontato. Fate attenzione a non perdere questa piccola guarnizione di tenuta. Eccola. Dopo vi spiegherò a che serve. Ok ragazzi, ora possiamo fare una bella pulizia di tutti i pezzi, usando del gasolio, oppure se non ce l'avete potete utilizzare dell'acqua raggia come sto facendo io adesso. Lo sporco è stato rimosso, ora possiamo riassemblare tutto. Inizio a inserire la spazzola del polo positivo, eccola qua. Facciamo attenzione a inserire questa guarnizione di tenuta, eccola. Questa è quella che vi ho detto prima. È importante perché altrimenti potrebbe entrare acqua all'interno del motorino quando piove. Non dimentichiamoci questa specie di rondella, eccola. È un distanziatore che fa da isolante. Non stringete troppo, altrimenti potrebbe spaccarsi. Ora inserisco la spazzola del negativo sulla piastra, che ho contrassegnato con la lettera A, nel suo alloggio che ho contrassegnato invece con la lettera B. Ora sistemiamo anche la spazzola del polo positivo. Fate attenzione a quello che farò, perché è facile installarla. Vi consiglio di utilizzare un cacciavite come sto facendo adesso. Come avete visto, le due spazzole non le ho cambiate in quanto sono ancora buone. È andata? Sono entrambe al loro posto, ora possiamo fissare la piastra portaspazzole. Anche il rotore ha bisogno di un po' di attenzione da parte nostra, quindi rimuoviamo l'eventuale grasso che si trova sulla parte dove toccano le spazzole. Per questo scopo utilizziamo un po' di diluente alla nitro che è un ottimo sgrassatore. Una volta fatta una prima pulita, avvolgiamo con del cartoncino per proteggerlo e lo stringiamo dentro una morsa da banco per bloccarlo. Poi ritagliamo una striscia di carta abrasiva della grana numero 400, eccola qua, e andiamo a carteggiare per eliminare eventuali rigature che si sono formate sulla pista a causa dello sfregamento delle spazzole. Bisogna fermarsi fin quanto la superficie non risulta perfettamente lucida e liscia. Ora con uno spillo andremo a rimuovere tutto lo sporco che si è accumulato in questi solchi. Premete anche con forza, non preoccupatevi che non succede nulla. Bene, una volta fatto questo rifacciamo un'altra pulita con del solvente alla nitro ed abbiamo finito. Il rotore è pronto per essere installato. Guardate che differenza tra prima e dopo. Allora, mettiamo prima la rondella isolante, poi questa che è di acciaio ed infine una punta di grasso per lubrificare un po'.
Mettete un po' di grasso anche nella bocca dove si inserisce l'alberino del rotore, in questo modo. Fate attenzione a non sporcare le spazzole. A questo punto ci dobbiamo far aiutare da un'altra persona per inserire il rotore. Allora, una apre le spazzole con 2 cacciaviti come sto facendo io e un'altra inserisce il rotore all'interno come sta facendo mia moglie. Molto semplice. Probabilmente questa cosa non vi viene subito bene, infatti noi ci siamo riusciti al terzo tentativo. Ora installiamo lo statore. Quando lo metterete troverete sicuramente un po' di resistenza in quanto il campo magnetico oppone un po' di resistenza, ma comunque è facile. Metteremo poi un po' di grasso anche in questo cuscinetto, non bisogna eccedere logicamente. Poi inseriamo le 2 rondelle sull'alberino, una punta di grasso ed infine andiamo a chiuderlo. Ora inseriamo le 2 viti lunghe per bloccare tutto. Anche in questa fase incontreremo una leggera difficoltà a causa del campo magnetico dello statore che oppone un po' di resistenza. Ma comunque con un po' di pazienza alla fine si riesce. Carissimi amici, fate attenzione che una volta assemblato i riferimenti che abbiamo messo con il pennarello indelebile devono essere perfettamente allineati. Eccoli qua, altrimenti la polarità dello statore sarà invertita e il motorino d'avviamento girerà al contrario e ovviamente non potrà mai avviare il vostro motore. Bene, ora facciamo una piccola prova per vedere se girerà regolarmente. Quindi colleghiamo il polo positivo della batteria, eccolo qua, con il polo positivo del motorino d'avviamento. Poi prenderemo un'altra pinza, la metteremo sul polo negativo e l'altra estremità la appoggeremo sullo statore. Come avete visto, il collaudo è andato a buon fine. Metteremo un po' di grasso sull'alberino . Poi rimonteremo tutto ripetendo ovviamente la procedura inversa. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!